cos'era, negli anni 80, no? Sì, alla fine degli anni Sì. 80, sì. Quindi è passato poco. tanto tempo, ragazzi, però insomma noi di sicuro o quasi sicuramente qui dopo non ci ha abitato più nessuno qui dentro, No, perché è stata no, perché è sequestrata stata dalla polizia. sequestrata per le indagini e per ovviamente il periodo del processo, poi è stata dissequestrata, ma poi lasciata in stato di abbandono. Ciao amici, benvenuti alla solita analisi del dopo ispezione. Come avete visto lunedì siamo andati alla Tana del Lupo, questo posto particolarissimo che ha in sé un fatto di cronaca sconcertante che non vi stiamo a ripetere ovviamente perché l'avete già sentito durante l'ispezione. Con me Lara. Ciao. Siamo entrambi disastrati perché abbiamo un raffreddore terrificante, quindi non so cosa arriverà al di là della telecamera, quindi abbiamo la voce da insomma un po' in cantina, ecco. Infatti. Allora, che dire di questa analisi, ragazzi? C'è stata un'assoluta pace quando siamo arrivati lì, si sentivano solo cinguettare gli uccellini, addirittura abbiamo visto un cerbiatto uscire dalla casa non appena si stava entrando noi, e quindi la pace più totale, ecco. Però poi in fase di analisi qualcosa abbiamo beccato. Personalmente ho preso quello che avete sentito lunedì con la mia videocamera, e poi come sapete Lara ha in mano uno zoom che tiene praticamente per tutta l'ispezione, quindi è riuscita a captare ciò che le orecchie non hanno captato e nemmeno la mia videocamera. Quindi adesso facciamo dire a Lara ciò che è stato registrato. Tra l'altro mando un saluto affettuoso a Fabio Bonazza, che è stato lui a segnalarci questa location. Posto, sì. Fabio Bonazza del team Iena, team molto serio, vi lascio il link in descrizione così andate a vedere anche le sue precedenti ispezioni presso questo posto. Detto questo, lascio la parola alla mia collega che sicuramente in questo senso è più precisa. Allora, grazie. Innanzitutto mi scuso per la voce, purtroppo. spero di non essere presa da un attacco di tosse, scusatemi se dovesse capitare. E niente, allora, dall'analisi del tracciato dello zoom, come sempre io ho scritto miliardi di rumori strani. Alla fine stringi, depenna e scarta, abbiamo ottenuto 5 rumori che ci sembrano strani, perlomeno strani, di cui uno particolare che quando capita dici caspiterina. Allora, il primo al minuto 3:44 sembra un tocco metallico che noi abbiamo identificato quasi come un tocco di campana. Proprio sembra un rintocco strano, perché lì in zona non c'erano chiese, eravamo in mezzo al bosco, cioè non c'era nulla e non c'era nessuno. L'unica costruzione che c'è è a pochissimi centinaia di metri da dove ci trovavamo, è una casa lungo il Ticino e presumibilmente è una casa di vacanza, perché quando siamo andati noi era completamente chiusa. Adesso non so quando voi vedrete questa indagine, comunque noi l'indagine l'abbiamo fatta in autunno, quindi ovviamente quelle sono case vacanze, magari era stata chiusa perché abbiamo visto tutte le imposte chiuse. Era tutto chiuso, sì. Per cui questo rumore perlomeno strano, ecco, che non c'entrava niente con il posto dove eravamo. Esatto. Poi al minuto 16:08 sentiamo come una specie di sospiro o respiro, e quello che io trovo più strano, al minuto 18:53 si sente un io. Dopo che Corrado dice, fa delle domande e chiede, no, se ci sei fatti sentire o la tua voce, ecco, fatti sentire la tua voce, se non ricordo con precisione la frase giusta, ma si sente un io, che quando senti le parole, allora quando senti i rumori, quando senti i sospiri, ok, ma quando senti le parole, e questa forse è una delle primissime volte che mi capita, perché non è mai capitato, almeno a me personalmente,
ci rimani perché senti proprio la parola e ti dici ma è mai possibile? Non eravamo noi, perché la nostra regola base è quella di non sussurrare quando si è in ispezione, perché sennò ogni sussurro nostro può essere scambiato per un altro sussurro, insomma. Perfettamente, o perlomeno quando capita di dirlo, che almeno scartiamo quello che abbiamo detto. Per cui questo io. Poi al minuto 21 e 29 un bisbiglio che non è facile da percepire, perché tra due domande che fa Corrado, che dice: c'è qualcuno qui, state facendo dei rumori. Ecco, tra il c'è qualcuno qui e state facendo dei rumori si sente una sorta di bisbiglio. E poi l'ultimo al minuto 40.30 un verso che abbiamo identificato quasi come una sorta di ansimare di un cane, che potrebbe essere stato anche un cane che passava di lì, perché voglio dire, siamo in un bosco, eravamo in un bosco, ci sta tutta, però lo escludiamo anche, non ci torna. Per cui i 5 rumori che abbiamo selezionato strani, perlomeno dire VP e dire troppo, esatto, ma sono questi, con questa non eccezione, con questa particolarità speciale, almeno per me, di questo io che fa strano, insomma. Sì, veramente una situazione un po' anomala, è uno dei primi EVP che si sentono chiari e lampanti, anche se ragazzi io adesso ho cercato di alzare il più possibile il volume, però ragazzi abbiate pazienza, non è semplicissimo, perché un conto è sentirlo con le mie casse, che sono casse decisamente professionali, un conto è farlo arrivare al di qua, cioè quindi nei vostri telefoni, nei vostri tablet e nelle vostre televisioni. Speriamo che si senta, chiediamo venia se non succedesse, ma noi l'abbiamo sentito. Io volevo dire un'altra cosa, la sensazione totale che abbiamo vissuto. Allora, eravamo in un bosco, c'erano i rumori della natura, ma c'era silenzio. Sì, esatto. C'era uno strano silenzio che uno diceva, beh, è normale. No? Sì, sei lì nella natura, cosa vuoi sentire? Effettivamente eravamo lontani da quelle che potevano essere strade. Solo gli aerei passavano gli aerei, ecco, e quelli li avete sentiti perché ogni tanto lo dicevamo e poi si sentivano. Ma c'era uno strano silenzio. A volte anche gli uccellini non erano così vivaci. Sembravano così intimiditi anche loro. Esatto, cioè questa sensazione di calma, ma di silenzio proprio. C'era un silenzio che si poteva toccare, ecco, non solo ascoltare. Sì. Oltre che al profumo di torta al cioccolato. Ma è vero, ragazzi, verissimo, mi stavo scordando, ma sta cosa ancora non me la spiego. Io sono ghiotto, lo sapete, ormai lo avete capito, però insomma, cioè sentire addirittura profumo di cioccolato così intenso in una casa abbandonata dalla fine degli anni '80 con niente vicino. Sì, no, non c'era nulla che potesse giustificare un profumo. È letteralmente impossibile. Può essere, come diceva Lara, però anche qui mi sembra altrettanto strano il discorso dell'umidità del legno che crea questo aroma particolare, che però insomma un conto è l'odore del legno, un conto è l'odore del cioccolato, della torta al cioccolato. Adesso voi sorriderete, ma vi assicuro che anche Lara l'ha sentita. Sì, no, l'ho sentito anch'io. Quindi l'ho sentito anch'io, questa cosa è veramente particolare e vorrei capire se ha a che vedere con qualcosa che potrebbe essere successo lì. Io la domanda l'ho fatta, non c'è qualcuno, però cioè, voglio dire, diciamo che rimane molto assurda come ipotesi, però insomma quello che è stato, l'abbiamo sentito, me era venuta pure fame, per cui insomma e ve l'abbiamo detto così com'è, esattamente come l'abbiamo sentita. Bene, direi che quello che c'era da dire l'abbiamo detto. Se vi è piaciuto il video scorso e soprattutto questa analisi, lasciateci un like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Parlate bene o parlate male, purché se ne parli. Alla prossima, ciao. Allora qui
C'è qualcuno qui? State facendo dei rumori? C'è qualcuno qui? State facendo dei rumori? C'è qualcuno qui? State facendo dei rumori?